Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Io sono Andrea e come vedete quest'oggi al mio fianco non c'è nessun veicolo, quindi non ci sarà nessuna installazione, ma come avrete sicuramente già capito dal titolo vi andrò a parlare molto più nello specifico della nostra novità ufficiale del 2024. Per quelli di voi che hanno avuto la possibilità di essere presenti in fiera ad Erba Fit Your Camper hanno già avuto l'occasione di poter vedere il nostro totem di Revotion, marchio tedesco per quanto riguarda il controllo smart dei nostri veicoli ricreazionali. Quest'oggi sfrutteremo sempre il nostro bellissimo totem per andare ad elencarvi ed entrare più nello specifico delle componentistiche che riguardano questo prodotto smart. Se vi ricordate bene, abbiamo già parlato qua sul canale di questo prodotto, anzi siamo andati addirittura a fare un'installazione, in quel caso lì riguardava il mio camper, un van un po' sul 5,99 m, però è stato sostanzialmente un video introduttivo come avevamo detto, oltre poi dopo a ricollegarci sempre all'installazione che avevamo fatto sul mio camper per farvi vedere anche parte di questa componentistica dove l'avevamo installata. Innanzitutto io partirei con la domanda principale: che cos'è Revotion? Revotion è un marchio tedesco che si occupa di un controllo smart per quanto riguarda i nostri veicoli ricreazionali. Quando parlo di controllo, che cosa vado a specificare? Controllo delle luci, controllo delle utenze, controllo dello stato di carica e di scarica delle nostre batterie, insomma un controllo generale di tutto quello che succede nei nostri veicoli ricreazionali quando sono fermi o comunque sostanzialmente anche quando siamo in viaggio. In molti di voi ci stanno chiedendo molte più informazioni riguardo questo sistema, quindi cercherò di racchiudere la maggior parte delle informazioni in questo video, ma ne seguiranno anche molti altri sul canale perché c'è davvero molto da raccontare, partendo dai prodotti in sé ma finendo poi anche l'applicazione su tablet o smartphone che vedremo prossimamente, perché è davvero ricca di informazioni. Senza dilungarmi troppo in chiacchiere, partirei subito con la descrizione di cosa abbiamo qua, sia per quelli che già lo sanno ma soprattutto per quelli che non ne hanno mai sentito parlare. Il primo punto molto importante di tutto questo sistema, che è il cervello, il brain, nonché anche la centralina principale dove vengono racchiuse tutte le informazioni che poi dopo vedrete appunto sui vostri smartphone o tablet che siano. Partirei subito con snocciolarvi la prima nozione molto importante che differenzia questo sistema da molti altri, infatti è la velocità e soprattutto la semplicità di connessione per quanto riguarda tutti i componenti. Infatti, come potete vedere, il cervello in questione è solamente collegato da un connettore con due cavi di alimentazione, il rosso per quanto riguarda il positivo e il nero per quanto riguarda il negativo, perché sì, non richiede di nessun'altra connessione, solamente la sua alimentazione 12 volt o anche 24 volt che sia. Il brain in questione, oltre come potete vedere ad avere un layout molto minimal e quindi sta anche molto bene esposto nei nostri veicoli, ha anche all'interno un sistema di GPS sempre collegato, quindi latitudine e longitudine che potete poi dopo vedere tramite i vostri dispositivi, ma soprattutto ha già una SIM integrata LTE. Al momento non è ancora attiva, ma i ragazzi di Revotion hanno in programma di renderla attiva durante questo 2024. Però al suo interno ha già una connessione Bluetooth, quindi nell'area ovviamente del nostro veicolo si può andare a collegare in modo tale da avere le informazioni. Ma ovviamente il brain da solo non potrebbe fare nulla se non segnarvi la posizione GPS e vedere appunto anche i vostri spostamenti, se non fossero collegati adesso anche gli altri sistemi che adesso andremo a vedere. Nell'installazione che abbiamo fatto sul mio veicolo abbiamo installato ovviamente il brain, un node temperatura e poi siamo andati ad installare un nodo switch e un nodo ambient. Tutte queste componentistiche che abbiamo montato fanno parte del kit essential, perché sostanzialmente Revotion ci dà la possibilità di partire da due kit in modo tale da renderci la vita più facile anche per quanto riguarda la nostra configurazione. C'è il kit essential e il kit advanced. Ovviamente, come dice la parola, il kit advanced sicuramente avrà all'interno molta più componentistica, sarà molto più ricco rispetto al kit essential, ma questo ci arriveremo in un secondo momento. Da che cosa è composto il kit Revotion? Abbiamo il brain, come lo potete vedere esposto qua, abbiamo un node level, un node temperatura, un node switch e un node ambient. Per finire, non meno importante, abbiamo anche un node battery. Tutte queste componentistiche prese da sole vi dicono veramente molto poco, però messe insieme e unite in un unico ecosistema vi renderanno i vostri veicoli ricreazionali molto più smart, soprattutto per quanto riguarda il controllo. Infatti
Infatti, se noi andassimo ad aggiungere un node level al nostro impianto, cosa potremmo andare a fare? Potremmo andare a controllare i nostri serbatoi, che siano sia quelli dell'acqua chiara e sia per quanto riguarda le acque grigie. Il node level unito a dei sensori, in questo caso noi lo stiamo facendo vedere con questo sistema. Andiamo ad interpellare la nostra finestrella per quanto riguarda il carico dell'acqua. Infatti vedete, io adesso sto spostando manualmente il nostro sensore a livello di esempio e vedete che si va a riempire la tanica, ma si va anche a svuotare 87, 100, 87, 71. Vedete quanto è precisa la percentuale, e in più la cosa bella è che man mano si abbassa la percentuale vi andrà a dire anche i litri rimanenti nella tanica, cosa che le nostre centraline normali nei nostri mezzi attualmente non fanno. Cosa molto interessante è che con un node level voi potete collegare fino a 2 sensori, ma se noi volessimo andare invece a controllare la temperatura nei nostri veicoli, ebbene ci basterà solamente ad installare un nodo temperatura, che con un nodo potremo controllare fino a 2 sensori per quanto riguarda le temperature. Infatti, come vedete, in questo caso abbiamo collegato 2 sensori sulle 2 uscite che escono dal nodo temperatura. Una comanderà magari l'interno della cellula, l'altro comanderà invece l'esterno, e come potete vedere sono tutti collegati e basta solamente l'alimentazione del positivo e del negativo per alimentare il nodo stesso. Ma se sempre all'occorrenza avete bisogno di misurare molte più temperature, perché come me siete un po' fissati sotto questo punto di vista, magari controllare la temperatura del frigo, la temperatura del freezer, oppure le temperature magari del vano batteria per quanto riguarda il surriscaldamento, e tenerlo sotto controllo, ebbene anche questo stesso discorso potrete andare a collegare altri nodi temperatura, perché fate sempre il calcolo che un nodo sono 2 sensori, quindi avremo 2 nodi temperatura collegati al nostro impianto, ebbene terremo sotto controllo ben 4 sensori delle temperature, per poi dopo passare a 2 nodi molto interessanti che fanno diverse funzioni. Io partirei dal nodo switch. Come dice la parola, ovviamente in inglese è un interruttore che comanda sostanzialmente on off per quanto riguarda le utenze nei nostri veicoli. Il primo esempio, quello più facile che mi viene in mente, ma magari molti di voi ci sono già arrivati, è un'accensione e uno spegnimento per quanto riguarda una luce, ma non si ferma solo lì, perché qualsiasi utenza che voi avrete nel vostro veicolo che venga comandata con un interruttore appunto acceso o spento, lui lo può fare da remoto, e quindi in questo caso da Bluetooth. Mi viene da pensare magari un'accensione di una ventola. Noi abbiamo appunto esposto una ventola di raffreddamento del frigo, una ventola di raffreddamento del vano tecnico per appunto controllare le vostre temperature, e quindi lo potete fare da remoto. Un'accensione magari anche di un frigo acceso, spento, lo potete fare senza nessun problema, ma appunto possiamo anche andare a spegnere semplicemente una luce, che possa essere quella del tendalino, che possa essere magari anche la luce della dinette o della zona letto. Invece subito dopo abbiamo un nodo ambient. Se voi avete una luce bianca normale che sia, può andare a accenderla e spegnerla, ma in più può anche andare a dimmerarla. Mi spiego meglio, magari molti di voi non lo sanno. Dimmerarla cosa vuol dire? Alzare ed aumentare l'intensità della luce. In questo caso noi abbiamo selezionato la luce blu e posso andare a cambiare l'intensità, quindi andando a spostare il mio dito sull'applicazione io posso andare a abbassare l'intensità oppure ad andare ad alzarla totalmente. Quando potrebbe esservi utile? Magari la sera, se non volete avere magari troppo disturbo quando magari leggete, quando siete in diretta in un momento di relax, lo potete fare. Se il vostro camper non è già provvisto di questa funzione tramite la vostra centralina, lo potete fare grazie a Revotion, perché con questo nodo, andandolo ad interpolare sulla linea interessata, può rendervi quella luce, quell'utenza smart, e quindi andare a dimmerarla di conseguenza. Ma non solo, il nodo ambient è stato creato apposta per delle strisce RGB. Cosa intendo RGB? Le strisce sostanzialmente colorate. Possiamo cambiare colore. Infatti, come potete vedere qua, abbiamo 1, 2, 3, 4, sono 5 ingressi per quanto riguarda appunto il discorso del nodo ambient. Infatti, a differenza del nodo switch, noi andando ad inserire i vari cablaggi nelle varie posizioni, noi potremo andare a comandare i colori di una striscia RGB che già voi avete sui vostri veicoli, oppure la potete tranquillamente aggiungere in un secondo momento. La andate ad installare dove volete, tanto
le strisce a LED sono adesive, e poi ovviamente andando, come potete vedere, a collegare i vari cablaggi all'interno del nodo ambient si potranno andare a comandare i colori. Nel mio caso, come avete visto durante l'installazione l'abbiamo fatto, non ho delle strisce RGB, il mio van non è dotato e al momento non le ho ancora installate. Ebbene, se voi volete usare il nodo ambient per dimmerare le luci, cosa che sto facendo per quanto riguarda il tendalino, basterà andare a collegare solo del positivo 12 volt e del bianco, e quindi andrò a comandare la luce bianca, sostanzialmente la potrò andare a dimmerare, per poi dopo passare all'ultima componentistica, in questo caso che è il node battery, molto importante per quanto riguarda tutta l'informazione che succede all'interno del veicolo, quindi le cariche, le scariche, quando vi collegate alla colonnina 220, quando funziona il pannello solare, quindi vi sta ricaricando le batterie, ma soprattutto anche quando siete in viaggio e il vostro alternatore sta caricando le batterie dei servizi. Infatti col node battery, come potete vedere, possiamo andare ad interpellare il widget, quindi la finestrella, andremo a vedere il nostro mezzo e che cosa sta succedendo. In questo caso stiamo caricando 18-19 watt, adesso è un esempio dalla colonnina, il pannello solare sta lavorando poco più 1 watt e dall'alternatore invece abbiamo un meno 18 watt, quindi con il node battery noi possiamo vedere appunto lo stato di carica e di scarica del nostro veicolo, perché come potete vedere è sostanzialmente una bus bar dove vanno collegati i negativi e i positivi, e voi potrete andare a leggere, ovviamente passando all'interno dei bei fusibili per quanto riguarda sempre la sicurezza. Noi potremo andare a controllare tutto quello che succede all'interno del nostro veicolo, e tutto questo lo potremo fare dai nostri smartphone oppure anche dai nostri tablet. Ma la cosa bella è che nel vostro nucleo familiare avete più di uno smartphone, più di un tablet, lo potete fare in contemporanea. Una cosa molto semplice ma non scontata. Ma la cosa molto interessante che rende il Revotion differente dagli altri sistemi di controllo smart è soprattutto il controllo sincronizzato per quanto riguarda da remoto, quindi tablet o cellulare, ma anche pulsante fisico, perché sì, all'interno dei vostri veicoli non avrete bisogno di cambiare assolutamente nulla. Infatti, continuando a utilizzare il nostro pulsante fisico riusciremo a controllare sempre le nostre luci, e in contemporanea, come potete vedere, si andrà anche a cambiare sull'applicazione. Quindi l'applicazione andrà sincronizzata in tempo reale con anche il pulsante, ma soprattutto anche per quanto riguarda il nodo switch, quindi sulle varie utenze che vi ho detto prima, acceso o spento. Quando noi andiamo a effettuare delle installazioni del nostro impianto Revotion sui veicoli ricreazionali, noi non andremo a cambiare assolutamente nulla delle origini del mezzo, quindi la vostra centralina rimarrà sempre la stessa, le vostre utenze rimarranno sempre le stesse, perché si va ad integrare ad un sistema che già avete, quindi non si va a rivoluzionare il sistema. Ed è una cosa molto interessante, perché mi dà da pensare anche in un futuro, se volete fare degli upgrade, perché sì, si potranno fare degli upgrade, lo potrete fare senza nessun tipo di problema, senza andare a cambiare quello che è già stato fatto, ma andrete solamente ad aggiungerlo. Mi riallaccio al discorso che vi ho fatto prima dei due kit Essential e Advanced, che adesso a breve andremo a vedere anche tramite il nostro sito web, quindi andremo a vedere le due differenze, che cosa compone il kit Essential e che cosa compone il kit Advanced. Voi potete partire da una base che deciderete voi e poi andarlo ad upgradare nel tempo se le vostre esigenze lo richiederanno. A breve vi andrò a condividere lo schermo per quanto riguarda il computer, così almeno andremo a vedere insieme i due kit che cosa comprendono e ci capiremo molto di più a 360 gradi che cosa offre uno e che cosa offre l'altro. Eccoci proprio qua sul nostro shop online, dove potete trovare tutti i prodotti di cui vi sto parlando, dove troviamo il kit bundle Advanced ed Essential. Io partirei dall'Essential, che è quello, passatemi il termine, base, ma che poi base non è. Infatti all'interno che cosa troveremo? Sostanzialmente quello che vi ho detto prima e quello che abbiamo visto anche nello scorso video, tutte le componentistiche che abbiamo montato sul mio camper. Abbiamo compreso nel kit il brain, che attenzione ci sarà in tutte e due, perché senza il brain non si può fare nulla. Quindi avremo la nostra centralina principale, per poi dopo passare a un nodo temperatura. Quindi vi ricordo, con un nodo temperatura andremo però a controllare due sensori temperatura, molto importante come cosa. Un nodo switch, in questo caso il nodo switch andremo a comandare solamente un'utenza, in più avremo un nodo ambient, dimmerare le luci ambienti e quindi anche le strisce RGB, e sostanzialmente con questi tre nodi uniti al nostro brain, alla nostra centralina, avremo già modo di andare a controllare parte delle nostre utenze che abbiamo nei nostri veicoli ricreazionali. Ma mi riallaccio al discorso fatto precedentemente per quanto riguarda gli upgrade. Infatti, se voi avrete necessità di andare ad
ad aggiungere altre componentistiche a questo kit base, lo potrete fare senza nessun tipo di problema, perché andrete semplicemente a comprare la componentistica che vi serve. Vi spiego meglio. Vedete che partiamo da una base di 1025 euro per quanto riguarda la componentistica. Ovviamente vi dico già subito che è esclusa l'installazione. Noi già controlleremo due sensori della temperatura, quindi mi viene a pensare magari l'interna e l'esterna del nostro veicolo. Andremo a controllare un nodo switch, quindi potremo accendere e spegnere la luce del tendalino della veranda, ad esempio, come sto facendo io, e poi andremo a dimmerare magari le luci della nostra dinette per rendere l'ambiente molto più confortevole magari in serata. Però noi cosa abbiamo? Abbiamo magari bisogno di andare a controllare anche le luci per quanto riguarda la camera da letto, quindi la zona letto. Allora noi cosa facciamo? Andiamo a prendere un nodo ambient, quindi andiamo ad aggiungere solamente un nodo e quindi lo andremo a comprare senza nessun tipo di problema, e quindi già avremo fatto un upgrade del nostro kit bundle, però senza andare a comprare altre 3-4 componentistiche. È tutto secondo le vostre esigenze e le vostre scelte, quindi è anche questo che secondo me rende differente Revotion magari da altri sistemi di controllo smart che ci sono in commercio, perché non siamo obbligati ad andare a comprare altre 3-4 componentistiche che poi magari sostanzialmente non abbiamo bisogno, ma andiamo a comprare quelle proprio specifiche che ci servono. E attenzione, una cosa molto importante: non abbiamo bisogno di andare a cablare tutto in centralina, quindi presso il nostro brain, perché viene collegato tutto tramite la rete Bluetooth, quindi tutti i nodi sono in Bluetooth collegati H24 alla nostra centralina. Cosa molto importante da non sottovalutare, soprattutto in fase di installazioni molto più veloci, installazioni molto più semplici e molto meno invasive per quanto riguarda i nostri mezzi. Ma per quelli di voi che sono molto più esigenti, Revotion che cos'è che ha creato? Ha creato un secondo kit, che è quello Advance, andando ad aggiungere un 500 euro, 537 euro rispetto al bundle Essential che abbiamo visto poco fa. Che cosa avremo di più come componentistiche? Il node battery che abbiamo visto poco fa, il node level, attenzione per andare a controllare i serbatoi, cosa che con l'Essential non eravamo in grado di farlo, ma in più Revotion ci viene incontro fornendoci all'interno della confezione anche le sonde da collegare ovviamente al node level, quindi andremo a controllare nel dettaglio che cosa sta succedendo nei nostri serbatoi. Domanda molto importante che alcuni di voi sicuramente ci faranno: è possibile andare a comprare invece tutte queste componentistiche che vi ho parlato fino adesso separatamente? Certo, è possibile, non c'è l'obbligo di andare per forza ad installare un kit Essential o un kit Advanced, ma si può tranquillamente partire dal brain e crearselo come si vuole secondo le proprie esigenze. Ecco però che adesso ci siamo trasferiti sul mio veicolo, il quale è un van, un Postal 5,99 m, molti di voi l'hanno già visto anche qua sul canale e lo conoscono bene. Al momento stiamo effettuando dei lavori di modifica, però visto che abbiamo la possibilità di avere il camper un po' smontato, ci tenevo a farvi vedere dove sono stati posizionati tutte le componentistiche di Revotion che abbiamo parlato fino adesso. Ma questo non lo andremo a vedere quest'oggi, infatti vi lascio un attimino un po' con l'amaro in bocca, perché entreremo nello specifico di dove in questo caso abbiamo posizionato le componentistiche del kit Essential. Lo andremo a vedere in un prossimo video sempre qua sul canale, quindi continuate a seguirci. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, così almeno potete vedere tutti i nuovi video che facciamo settimanalmente. Attivate anche la campanellina, così almeno vi arriverà la notifica nel momento che andiamo a caricare un video nuovo. Quindi io vi ringrazio ulteriormente per essere arrivati fino qua alla fine. Qualsiasi domanda avete scrivetecelo pure qua sotto, chiamateci in sede, oppure se abitate nella zona di Mantova e dintorni venite a trovarci, che a noi ci fa piacere, magari ditecelo qualche settimana prima, così organizziamo un appuntamento e ci fate vedere i vostri veicoli. E invece per quanto riguarda il controllo smart di Revotion, non perdetevi il prossimo video sempre qua sul canale, perché continueremo ed entreremo nel vivo dell'installazione di ogni minima componentistica. Grazie a tutti e a presto!